Kindle 4 è il nuovo ebook reader Amazon, del prodotto di cui parleremo oggi per netbooknews.it. Rispetto a Kindle 3, la novità più importante, quella che avrete sicuramente notato, è la mancanza dell'assenza della tastiera qua sul fondo, sostituita da questo pad direzionale e da questi 4 pulsanti laterali. La tastiera è su schermo, appare premendo questo tasto e può essere gestita utilizzando proprio il pad in questo modo. Tenendo premuto si passa più velocemente da una lettera all'altra. Senza tastiera fisica il nuovo Kindle pesa 170 grammi, ovvero il 30% in meno del modello precedente, ed è più sottile del 20% e più maneggevole viste le dimensioni più compatte. Per costare così poco ha una buona scheda tecnica ed anche un'ottima qualità costruttiva. Il dispositivo non flette assolutamente, i materiali sono pregiati e ben rifiniti ed anche le tonalità di colore si sposano bene con la tipologia di grigi presenti sullo schermo e sono studiati in modo per riflettere al minimo la luce circostante, quindi dare meno fastidio durante la lettura. Tra le specifiche tecniche vi segnalo il disco da 2 GB, ma in realtà vi restano 1.3 GB per memorizzare libri e contenuti. Vi segnalo la connettività Wi-Fi, come vedete dall'iconcina qua in alto, e la batteria che secondo Amazon dura un mese, ha un'autonomia che dura un mese. Io non l'ho testato per così tanto tempo, ma ho comunque riscontrato che dopo una settimana la batteria si è scaricata di un quarto circa, quindi dovremmo essere veramente vicini alla stima dichiarata dal produttore. La confezione contiene esattamente quello che vedete in questa schermata, è molto minimale. L'unica parte extra, oltre all'ebook reader ovviamente, è questo cavo micro USB sufficientemente lungo che serve per collegare il Kindle 4 a un computer e anche per caricarlo. Manca il caricabatterie con la presa a muro, ma Amazon lo vende nel suo shop per soli $10. I formati supportati sono i soliti della linea Amazon, tra cui vi segnalo i classici TXT, PDF, Movi, PRC ed altri utilizzando il convertitore messo a disposizione dalla stessa azienda. Qua non c'è un altoparlante, non c'è una presa per le cuffie, quindi non abbiamo il supporto audio, non possiamo ascoltare audiolibri. Al primo avvio ci viene chiesto di collegare il Kindle alla rete Wi-Fi, di scaricare la nostra libreria Amazon se ne abbiamo uno, oppure di acquistare appunto libri utilizzando le funzioni di ricerca che sono integrate. I punti forti che vengono fuori durante l'uso quotidiano riguardano la batteria, la visibilità dello schermo e la leggerezza appunto dell'intero dispositivo. Il Kindle 4 è semplice infatti da tenere in mano, io riesco anche a tenerlo con il pollice e l'indice, ma ho una mano un pochetto grande. Credo comunque che molti di voi saranno in grado di tenerlo in questa posizione, non toccando quindi i pulsanti, i 2 bottoni che stanno sotto, che servono per cambiare pagina. Eccoli qua, che sono replicati nella parte destra e nella parte sinistra. Il bottone per andare avanti è più grande di quello per tornare indietro, perché tra l'altro è quello più usato. Sono progettati in modo da evitare cambi pagina non desiderati. Io se premo lateralmente il pulsante, vedete che non succede nulla. Per farlo funzionare, per cambiare pagina, quindi devo fare una leggera pressione verso il basso ed eccoci che si cambia pagina. Lo schermo Inkpearl è un 6 pollici con risoluzione di 600x800 pixel, fa un refresh completo della pagina ogni 6 pagine. Eccolo, ma è un'impostazione che si può modificare nel menu utilizzando il nuovo firmware. Con i PDF invece il refresh completo avviene ad ogni pagina. A sentire chi è più esperto di me negli ebook reader, il contrasto di questo nuovo schermo è inferiore a quello usato nel precedente Kindle, ma la qualità di lettura è ovviamente molto elevata. Si possono impostare alcune personalizzazioni sulla grandezza dei caratteri e abbiamo anche un'anteprima in tempo reale. Si può impostare la tipologia di carattere, può regolare l'interlinea e i margini anche utilizzando questa modalità parole per riga. In più si può impostare ovviamente la rotazione per leggere il dispositivo in questa modalità. Per quel che riguarda la batteria vi segnalo che lo screensaver disattiva il segnale Wi-Fi, quindi non va ad influire troppo sull'autonomia. Personalmente non ho trovato la pubblicità invadente, anzi queste immagini pubblicitarie sono anche particolari, si è visualizzate appunto con lo schermo Ink di questo Kindle. Resta da valutare se acquistare adesso questo Kindle 4 a $79 o aspettare l'uscita della versione touchscreen, che per soli $20 in più offrirà, oltre ai vantaggi dell'interfaccia grafica touchscreen, la possibilità di utilizzare gli audiolibri, quindi il supporto audio, più spazio disco 4 GB anziché 2 e anche, volendo, l'opzione per la connettività 3G. Io in ogni modo mi sento di consigliare questo Kindle 4 da $79 anche come secondo dispositivo, magari per chi a casa già possiede un ebook reader più avanzato, o come regalo di Natale, viste le prossime imminenti
vacanze di Natale. Per considerazioni tecniche un pochetto più approfondite di quelle di cui abbiamo discusso in questo filmato, vi consiglio di leggere l'articolo abbinato al video, di cui leggete adesso il link sullo schermo, e di visitare costantemente netbooknews.it per altre recensioni su tablet, ebook reader, netbook e il settore mobile.